Posteggia l'auto presso il parcheggio del Rifugio Savoia, situato ai piani del Nivolè, poco sotto l'omonimo colle che divide Piemonte e Valle d'Aosta. Imbocchiamo il sentiero alle spalle del rifugio, che sale ripido sotto lo sguardo della vicina Punta Basei. Siamo partiti da poco dal Rifugio Savoia e come avete visto già si apre un panorama incredibile su questa zona. Oggi gita inedita per quanto riguarda il canale, gita in altissima quota, comunque che non presenta grosse difficoltà tecniche. Il sentiero si eleva ulteriormente in direzione del già visibile Tau Blanc, fa bella mostra di sé il massiccio del Gran Paradiso. A questo punto si costeggia il lago Rossè, uno dei numerosi laghi di questa zona del Parco Naturale del Gran Paradiso. Il sentiero a questo punto costeggia in falso piano i laghi Rossè, veramente stupendi, e ci dirigiamo, la prossima meta sarà il colle Leinir. Si procede senza problemi sull'evidente sentiero che continua in direzione del colle Leinir. Alle nostre spalle ammiriamo un panorama mozzafiato. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video in uscita nelle prossime settimane. E ora continuiamo con l'escursione. Dopo la zona prettamente lacustre dei laghi Rossè, ora come vedete ci siamo addentrati in questa parte superiore, oserei dire quasi vulcanica, veramente un ambiente severo e comunque piacevole. Il sentiero è sempre quasi pianeggiante, quindi veramente un'escursione molto semplice. Siamo giunti in una zona più aspra e priva di vegetazione dall'aspetto quasi lunare. Il tracciato pianeggiante supera una zona rocciosa, per poi elevarsi verso il vallone che scende dal colle Leinir. Allora, stiamo attraversando l'unico tratto ripido fino a questo momento praticamente. Scusate, il fiato si fa sentire perché la quota è già anche elevata. Comunque stiamo praticamente arrivando al colle Leinir, pochi passi e ci siamo. Un ultimo ripido strappo su terreno sabbioso ci conduce al colle Leinir, che divide la Val Savaranche dalla Val di Rem. Dopo una breve pausa al colle Leinir, aver ripreso fiato, riprendiamo, procediamo alla destra rispetto alla direzione di arrivo, in salita verso il Tau Blanc. La pallina indica circa 50 minuti. Il sentiero sale alla destra del colle, spostandosi sul lato Val di Rem. Alle nostre spalle ammiriamo la severa parete della Punta Leinir. Si procede seguendo la traccia fino a giungere ad una breve placca rocciosa. Allora, ho appena passato un piccolo passaggino tecnico in cui ho dovuto mettere le mani, quindi non ho filmato per una maggiore sicurezza. Comunque sia nulla di difficile, semplicemente ho dovuto viaggiare un pochettino in sicurezza essendo da solo. Ora si continua sempre seguendo gli ometti.
Superata l'unica difficoltà di giornata, la traccia ritorna di semplice percorrenza, approdando sulla grande piattaforma che precede la punta. Manca davvero poco alla vetta, adesso l'incedere ovviamente è un po' lento a causa della quota, però il sentiero ha ripreso regolarità dopo le placche che vi ho spiegato prima, quindi pochi minuti e ci siamo. Nel tratto finale la pendenza diventa sostenuta e faticosa, ma sempre decisamente escursionistica. Raggiungiamo in breve le roccette sommitali e con un traverso orizzontale andiamo a toccare l'ometto di pietra che segna la panoramica vetta del monte Thau Blanc. Come vedete siamo sulla vetta del monte Thau Blanc, avrei molte considerazioni da fare ma cerco di essere sintetico. Direi che l'aggettivo che meglio descrive questa gita è ambiente marziano, sembra veramente di essere su Marte, dei paesaggi lunari marziani e tutto intorno un incredibile paesaggio di cime, di ghiacciai, veramente notevole. La cima non è difficile, presenta solo questo passaggio sulle placche che vi ho descritto prima, ma con un po' di attenzione si risolve sicuramente. Da tenere comunque conto che ci si muove in un ambiente di alta quota, quindi non da sottovalutare l'intera gita in generale. Un grazie a tutti voi che avete guardato questo video, vi invito a mettere un mi piace, a lasciare un commento e iscrivetevi al canale per essere aggiornati sulle prossime uscite, sui prossimi video. A presto, ciao!